Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi facciamo il risotto alla matriciana o amatriciana. Abbiamo già fatto il risotto alla carbonara, ricetta spettacolare che è piaciuta tantissimo, e allora, dato che me l'avete chiesto, ho detto va bene, facciamo anche il risotto alla matriciana. Allora, vediamo quali sono gli ingredienti e cominciamo la preparazione. Cominciamo dal concentrato di pomodoro, sì, perché a differenza della matriciana classica, per fare risotto non si utilizzano i pelati o una salsa di pomodoro. Perché? Perché non stiamo facendo un risotto al pomodoro, che è una cosa, stiamo facendo un risotto alla matriciana, quindi il pomodoro è importante sì, però deve avere il suo giusto equilibrio. Ok, poi per questo tipo di ricetta, visto il tempo di cottura, è molto meglio il concentrato di pomodoro per altre ragioni. Prima di tutto la stabilità, quindi che cosa significa? Che riusciamo ad avere un prodotto che sia facilmente replicabile, non dobbiamo utilizzare dei pomodori che possono avere bisogno di un tempo di cottura più lungo, eccetera eccetera eccetera. Comunque provatela, poi dopo vi accorgerete di che cosa stiamo parlando. Un cucchiaio e mezzo di doppio o triplo concentrato di pomodoro, poi un mezzo bicchiere di vino bianco secco, ci sta, che ci vuole soprattutto un buon vino bianco secco, 360 grammi di riso Carnaroli oppure Vialone Nano, ok? L'arborio non va bene perché diventerebbe un mappazzone, un pappone, quello va bene per fare delle cose molto brodose, ok? L'arborio, per quello che non va bene l'arborio per fare risotti. Poi si può fare un po' con tutto, però per fare le cose fatte bene queste sono le logiche. Pepe, poi immancabile il pecorino romano, 30-40 grammi, un po' al gusto, più quello che ci mettiamo sopra, un pochino di sale, poi guanciale, 100 grammi, 150 grammi, anche qui abbondare meglio che difficile, il guanciale è sempre importante poterne mettere un pochino di più. Poi il guanciale ci servirà perché non utilizzando il burro nella fase di mantecatura noi recupereremo una parte di questo grasso del guanciale e la metteremo nel congelatore, ma lo vediamo dopo, e la utilizzeremo nella fase finale per fare la mantecatura. Facciamo proprio il risotto alla matriciana davvero, non facciamo una cosa che chiamiamo così. Ultimo ingrediente, un pochino di cipolla, ci sta, ci va e gli dà anche, bilancia un po' la dolcezza e tutto qua, a posto. 3, 2, 1, cominciamo la preparazione, oh yeah! All'interno di una pentola mettiamo dell'acqua, circa 1,5 litri, un pochino di sale, il concentrato di pomodoro, mettiamo quindi la pentola sul fuoco e portiamo ad ebollizione. Intanto all'interno di una padella mettiamo il riso e lo facciamo tostare a secco. Prepariamo il guanciale, eliminiamo il pepe in superficie, poi facciamo delle fettine, eliminiamo anche la cotenna in questa maniera e poi facciamo le striscioline. Ora questo pezzo di cotenna, se volete, lo potete inserire all'interno della pentola dove state preparando il brodo fatto con il concentrato di pomodoro. Vedete che colore che deve avere? Perfetto. Il riso è praticamente pronto, guardate che ha cambiato colore, che ha iniziato a rilasciare un profumo come di pane. Perfetto, il riso, vedete che si vede proprio che è più asciutto, il riso è tostato, lo possiamo adagiare all'interno di un piatto. Ora all'interno della stessa padella facciamo tostare, quindi sudare per bene il guanciale a fuoco basso, lo facciamo sudare per bene, vedete che acquisisce la sua classica trasparenza da prima e poi inizierà a rilasciare il grasso.
intanto che si sta facendo il brodo di pomodoro e si sta tostando il guanciale, tritiamo finemente la cipolla. C'è una roba di questo tipo. Preparo anche il pecorino, anche qui la dose è molto personalizzabile, diciamo dai 30 ai 50 grammi. Allora, il guanciale lo tiriamo fuori e lo mettiamo una parte all'interno di una boule che lo terremo croccante per la fase finale, quindi per la decorazione del piatto, mentre un'altra parte, quindi circa la metà, la mettiamo all'interno di un'altra boule perché la utilizzeremo invece durante la preparazione, ok, del risotto, quindi ci lascerà il suo sapore all'interno del sugo. Per quanto riguarda invece il grasso che abbiamo recuperato, una parte lo inseriamo all'interno di un piatto, una parte importante, ok, e poi lo facciamo raffreddare per bene, quindi lo inseriremo all'interno del congelatore, mentre quest'altra parte la utilizzeremo per il soffritto iniziale. Allora, il nostro brodo è pronto, assaggiatelo, deve essere saporito, quindi deve avere la giusta percentuale di sale, deve anche avere un buon sapore. È molto buono, si sente proprio il sapore del pomodoro, però è un sapore stabile. Se volete potete aggiungere ancora un pochino più di concentrato di pomodoro per renderlo ancora più scuro. Ottimo. Quindi qui possiamo già spegnere il fuoco, il brodo è pronto. Ora lo facciamo al salto, questo tipo di risotto, quindi recuperiamo quella parte di grasso, lasciando qui all'interno quello che è il pepe del guanciale che non siamo riusciti a togliere prima. Accendiamo il fuoco e aggiungiamo subito la cipolla tritata. Peperoncino sì o peperoncino no? Io peperoncino glielo metto. Fra l'altro nella ricetta originale il peperoncino c'è, quindi mettiamocelo e voilà. C'è anche un po' di pepe, quindi mettiamoglielo anche lui nel soffritto. Nella cucina romana il soffritto con la cipolla è qualcosa di imprescindibile, c'è praticamente sempre, quindi la stufatura della cipolla. A questo punto aggiungere il riso che abbiamo tostato in precedenza, facciamo assorbire per bene tutto il fondo. A questo punto wow, che profumo ragazzi, che meraviglia. Ora aggiungiamo una delle due boule con il guanciale, quindi questo guanciale lo lasciamo che di questo guanciale ne abbiamo bisogno durante la fase di cottura, l'altro lo teniamo da parte, lo metteremo poi sopra come decorazione del piatto. Guardate che meraviglia. Ora cominciamo ad inserire il brodo di pomodoro, mettiamo subito un bei 3 mestoli, mescoliamo bene, teniamo il fuoco vivo in questa prima fase di cottura e procediamo così
la cottura fino a quando il risotto non risulterà praticamente cotto. Come sempre dobbiamo fermarci 2 minuti meno del tempo di cottura indicato in confezione, quindi in questo caso sono 15-18 minuti, ci fermiamo sicuramente a 14 minuti, ok? Quindi un minutino in meno perché c'è 15-18 e lo valutiamo, lo analizziamo. Se dovessimo aver bisogno di prolungare un attimino la cottura, allunghiamo ancora con un pochino di brodo e continuiamo così la cottura, ok? Però da questo momento in poi, quando il brodo che abbiamo inserito verrà assorbito, allora inseriremo altro brodo fino a ultimarne la cottura. Guardate che bello che è, uno spettacolo, che meraviglia, si sta cucinando perfettamente, vedete che pian piano il colore viene assorbito dal riso. Quando è così, aggiungere ancora un po' di brodo, teniamo morbido, vedete, e continuiamo così la cottura. Guardate che meraviglia, come viene pian piano assorbito. Poi ci sono i pezzettini di guanciale che praticamente si stanno reidratando e questi avremo una doppia consistenza all'interno del piatto, guardate che spettacolo. Vai ancora, a questo punto quando lo troviamo così vai con il brodo, ok? Questo brodo di pomodoro, mescoliamo, guardate che meraviglia, ci siamo quasi. Inseriamo l'ultima parte di brodo e voilà, tirato fuori dal congelatore. Questo è praticamente il grasso che ha rilasciato il guanciale, che lo utilizzeremo per la fase di mantecatura. Qui praticamente ci siamo, facciamo ridurre ancora un attimino, siamo giusti con i tempi, abbiamo finito il brodo, guardate che colore meraviglioso. Saltiamola un pochino e voilà. Ricordatevi che all'interno della padella deve essere sempre un po' più liquido. Buona, spegnere il fuoco, mettiamo un po' di pecorino, e poi il guanciale, il grasso del guanciale al posto del burro, e questo è l'ingrediente, diciamo, segreto, l'ingrediente più importante, perché andrà a chiudere il sapore. Mantechiamo bene il tutto. Guardate com'è bello cremoso adesso. Facciamo saltare un po'. Tutto a fuoco spento, ragazzi, questo, Ora gli mettiamo il coperchio e lo lasciamo riposare un paio di minuti prima di impiattare. Dopo la fase di riposo, guardate, è ancora super cremoso, ha raggiunto la sua giusta densità, cremositaggine. Track. Andiamo dunque ad impiattare. Che spettacolo, ragazzi, risotto alla matriciana. Sarà buono o non sarà buono? Non lo so. Adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Per chiudere mettiamo un pochino di pepe, così, poi pecorino romano e in ultimo il guanciale croccante. Quindi abbiamo la doppia consistenza del guanciale. Tac, gli diamo giusto quei 2 colpetti per far venire un po' sopra la cremina. Guardate, ragazzi, ma di che cosa
stiamo parlando. Qua ci manca un po' di guanciale, mettiamocelo, sto risotto alla matriciana. Sarà buono o non sarà buono? Non lo so, vieni qua, assaggiamolo. Guarda, la meraviglia, la cremositaggine. Guarda il piatto. Mamma mia. No. Doveva essere la prova dell'assaggio. Mi sa che non ho ancora finito di fare la prova dell'assaggio. Lo quiero mucho. Alla prossima video ricetta, lo sai come si fa? Iscriviti al canale, condividi il video con tutti quanti i vostri amici, metti un bel mi piace, sito internet, i miei libri in tutte le librerie. Alla prossima video ricetta.